Ciao, io sono Franco Aversa e oggi andiamo a vedere come far apparire un logo con questa transizione particolare, naturalmente in Fusion, DaVinci Resolve. Quindi come al solito iniziamo con il creare tasto destro New Fusion Composition e andiamo a inserirla nella nostra timeline. Poi entriamo in Fusion, spostiamo il media out e qui andiamo a caricare il nostro logo. Io vado a importare il logo di DaVinci Resolve. Premo 1 per visualizzarlo. Come vedete ho un logo quadrato. Vado ad aggiungere al logo un transform, questo con l'unico scopo di poterlo ingrandire o rimpicciolire all'interno della mia scena. Vado a utilizzare un background per creare una maschera. Andiamo a visualizzarlo, eccolo qua, e lo vado a mettere come bianco. Adesso questo pannello bianco lo andrò a spostare per creare una tendina. Quindi vado a inserire un transform anche qui. Possiamo anche già creare l'animazione. Visualizziamo il transform. Ricordiamoci di andare all'inizio della time ruler cliccando qui e su center posso spostare, come vedete, il mio background. Quindi lo porto proprio fuori schermo, inserisco un keyframe e poi deciderò la durata del mio effetto. Magari faccio un 35 e lo riporto completamente in campo. Basta scrivere qui 0,5 se volete essere sicuri. Se andiamo a vedere in play, il movimento sarà questo. Perfetto. Portiamoci a metà del movimento in maniera di vedere bene il fianco della nostra tendina e andiamo a inserire un nodo displace. Displace questo 2D, mi raccomando. A questo nodo andiamo a inserire un fast noise in ingresso. Ora chiudo media pool così potremo vedere da questa parte il fast noise e da questa la nostra tendina o viceversa come preferite. Se vado a elaborare il segnale con contrasto e faccio una scala molto piccola, andiamo a visualizzare il displays e vedete cosa succede, si sta frastagliando il mio bordo. Potrò scegliere l'offset e come vedete su reflection straight posso scegliere quanto va a incidere il mio fast noise nella deformazione del bordo. Quindi torno sul fast noise, vado a mettere discontinuo così ho un bordo ancora più frastagliato e appunto andiamo a regolare quanto grande vogliamo questa parte qui. Se ora andiamo a vedere avremo una tendina irregolare che entra. Adesso andiamo, facciamo un po' di spazio qui, ad aggiungere un mosaic blur. Lo andiamo ad aggiungere, visualizziamolo, vedete cosa succede? Stiamo squadrettando questa forma. La cosa carina è poter scegliere la dimensione del pixel, più piccolo o più grande, e poi abbiamo un anti-aliasing. Quello che è più carino è la forma del pixel che va a squadrettare, può essere a quadrato, a esagono, molto carina, o a triangolo. Io ho fatto una prova con i triangoli. Come pixel frequencies, vedete, se ingrandiamo otteniamo una cosa più deformata ancora così. Bene, adesso andiamo a unire il nostro logo con il mosaic blur. In questa maniera si formerà un merge e ora andando avanti qui a metà, sul merge, visualizziamolo anche da questa parte premendo 2, andiamo a mettere in. Vedete cosa succede? Succede che il nostro logo viene costruito, se andate a vedere, è costruito da questi puntini. Qua cambieranno con la scala, con tutto l'insieme di cose, del dettaglio, con il display che abbiamo creato e appunto con la forma dei pixel, quadrato, esagono o triangolo. Lasciamo un attimo esagono per fare qualcosa di diverso. Andiamo a portarci giù il mosaic blur che è ancora in bianco e nero e aggiungiamo un
Age Detect, quindi il Mosaic Blur lo facciamo entrare nell'Age Detect. Andiamo a vedere cosa succede. Avremo il nostro profilo che invece di essere irregolare così avrà contornati i nostri esagoni o triangoli o quello che stiamo utilizzando. Qui abbiamo la dimensione, attenzione che poi va in blur, quindi non vedremo più che esagonale, la luminosità, la gamma, eccetera. Per far sparire la parte del nero andiamo ad aggiungere un Luma Keyer. Andiamo a visualizzare il Luma Keyer, come vedete abbiamo semplicemente la nostra forma. Quindi non facciamo altro che unire questo merge, dove abbiamo la forma tracciata sul nostro logo, con questo, così, e otteniamo un altro merge. Andiamo a visualizzarlo e come vedete avremo che la nostra tendina, ecco qua, passa e va a disegnare il logo, ma noi vogliamo che questa forma sia all'interno del logo, quindi qui come prima andiamo a mettere in e otteniamo solo questo. Ci basterà sommarlo alla forma, a questo, quindi facciamo così e uniamo ancora una volta questi due risultati. Visualizziamolo di qua e come vedete ora abbiamo la forma e il logo. Ora se andiamo a cambiare qualsiasi parametro, intanto su Age possiamo andare, come vedete, a evidenziare di più o di meno e con il Luma Key possiamo anche evidenziare un po'. Volendo qua potremo anche inserire un bright per andare a schiarire con la gamma di più il nostro particolare, oppure anche dare un colore. Ovviamente in qualsiasi momento possiamo tornare sul Mosaic Blur e cambiare la nostra forma, ingrandirla, rimpicciolirla e in questa maniera possiamo ottenere, come vedete, ecco guardate che simpatico, questo sembra un ray tracing, eccolo qua, e avere appunto forme diverse, il triangolo, quindi il triangolo molto piccolo, il triangolo molto grande. Possiamo anche andare a illuminare questo mettendo un soft glow in questo punto e come vedete quindi prendiamo un bagliore e come detto possiamo anche eventualmente sganciare una colorazione. Essendo bianco possiamo fare questo effetto oppure anche dopo aggiungere un piccolo bagliore anche a tutto il nostro logo, come vedete, eccolo qua. E da questo si possono ottenere tantissime variazioni variando i dettagli, il contrasto del fast noise, la dimensione del fast noise, anche una animazione eventuale del fast noise. Come vedete va a aumentare anche i disegni, quindi è tutto un insieme ovviamente di parametri che se li andiamo a modificare otterremo ancora di più. Ecco guardate, otterremo tantissime animazioni diverse, come vedete, con o meno la presenza anche del mosaico prima e dopo l'animazione, e questo dipende tutto da questi parametri, come vedete. Anche la velocità andrà a modificare la percezione dell'animazione, quindi se andate sul transform e andate sui keyframe potrete per esempio rallentare l'animazione e quindi avere questa animazione, come vedete, che si forma molto più lentamente. Ricordatevi alla fine di unire l'uscita al vostro media out e otterrete così il vostro logo che si crea con questo particolare effetto. Ovviamente nulla vieta di togliere il media in e aggiungere semplicemente una scritta che dovrà andare a comporsi, ad esempio Franco, e ecco la mia animazione della scritta Franco.
Se vi è piaciuto questo tutorial mettete un like e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!